Bentornati a Factor Next, abbiamo fatto il cambio d'ospiti, abbiamo in nostra compagnia Massimo Marchetta, direttore di Radio Coop, col quale parleremo di una audience molto diversa da quella dei nostri corrispondenti che abbiamo raggiunto tramite i punti vendita, no? Dove si fa la spesa, giusto? Sì, certo. E adesso poi ne parleremo e poi abbiamo con noi Amé Southberg, ciao. Ciao. Lei è originaria dell'Olanda ma vive a Bruxelles, quindi per noi era nel luogo più importante, più strategico in assoluto. You come from the Netherlands but you live in Brussels, right? Ok? Indeed. E quello che ci ha raccontato a me più di ogni altra cosa sono le opportunità per la popolazione giovane. The thing you told us about the most was the opportunity for the young people. Can you make some examples of the things that our youngsters can do with the European Union? So actually moving to Brussels 5 years ago, I discovered that there's tons of opportunities for young people that no one knows about. So when I got this opportunity with the EU Factor Next, I decided that was definitely going to be my spear focus. Definitely check out the videos if you're still looking to travel, to study, to gain some experience and live the European spirit. Check it out. That's a very important thing. Stavo giustamente dicendo a me che i video li potete vedere quando volete, rimarranno lì perché le opportunità continueranno a esserci. 5 anni fa si è spostata a Bruxelles e non sapeva quante occasioni ci sono per andare a fare collaborazioni, internship, quindi anche stage oppure true working opportunities, no? Opportunità di lavoro vere e proprie nell'Unione Europea, e ci ha fatto una bellissima panoramica. Una cosa molto interessante di cui ci ha parlato, one very interesting thing, are the mechanisms of selection, like the exams you have to do, very difficult ones, cioè ci sono alcune cose per le quali bisogna fare gli esami anche molto difficili. C'era un paio che ci ha raccontato, a couple of them. Do you remember what's the name of those exams? Of course, yeah. There's the EPSO and the CAST. I did a video on either one of them and I give you some of my personal tips, and I have to say there's so many Italians that are doing fantastic passing them, so I'm sure you're going to be able to find great tips. Esatto, EPSO e CAST sono i due esami per l'abilitazione a questi tipi di incarichi, e dice ci sono tantissimi italiani. Brussels is full of Italians, Bruxelles è piena di italiani. Ad esempio nell'ufficio comunicazione della direzione regionale europea che ci ha incaricati di fare questo lavoro, in the DG Regio Press Office, 7 people, 5 Italians and 1 married to an Italian woman and spending half of the year in Italy, so, quindi 5 italiani su 7, uno è sposato con un'italiana ed è sempre qua da noi. Massimo, parliamo anche dell'altra fetta di pubblico, perché Radio Coop ci ha dato in questa particolare fase un'opportunità straordinaria, quella di far sapere che c'è EU Factor durante la spesa. Quante volte al giorno, per quanti secondi? Allora, quotidianamente abbiamo trasmesso una media di 21 passaggi al giorno, appunto gli spot riferiti al progetto, e devo dire che la pressione è stata costante e continua per tutta la durata del progetto, e tu ne sei testimone, hai sentito spesso e volentieri gli spot all'interno dei punti di vendita, perché in effetti quando Roberta mi propose questo bellissimo progetto dove si parlava appunto di inclusività, di diritti, di eticità, ho detto, no, cacchio, questo proprio è il palinsesto di Radio Coop, quindi quale migliore occasione per sviluppare attività in tal senso. Quindi... Sì, andavo a fare la spesa magari con mio figlio e mi diceva: papà, senti, c'è la pubblicità della tua trasmissione, e poi c'erano anche dettagli, ci diceva ad esempio di questo argomento, quali sono alcuni esempi di argomenti che avete raccontato nelle pillole? Devo dire che abbiamo proprio trasversalmente raccontato tutto, quindi i progetti, le iniziative venivano raccontate quotidianamente e in base alle fasi dell'attività appunto che di giorno in giorno andavano a svilupparsi. Noi producevamo, grazie alla redazione, che i miei ragazzi sono bravissimi, tanto quanto voi, insomma, gli amici di TR Media li conosciamo molto bene, mi conosciamo molto bene. La cosa fantastica secondo me era proprio questa coesione di un'attività costante e continua che facesse appunto da raccordo con tutti gli attori, perché di fatto poi Radio Coop deve raccontare in 30 secondi cioè tutto quello che è stato, quindi sì, diciamo dirigere l'audience verso di noi. Stiamo parlando di che fascia di età, di quante persone potenziali avremmo potuto raggiungere? Allora, noi essendo in 1000 punti di vendita abbiamo raggiunto settimanalmente 10 milioni di persone, quindi con la fascia di età che è concentrato più sui 30-40 anni, chiaramente. So it's maybe not the audience specialized on Instagram, but 10 million people over a wingspan of a year, 10 milioni di persone, veramente tanta roba, diciamo così. Sì. And about your side of communication, the fact that you produced video that were for Instagram, cioè il fatto che voi abbiate prodotto video che inizialmente erano per Instagram, poi li abbiamo usati anche noi.
What are the keys to communicate effectively on the social media compared to television? Quali sono gli elementi che rendono una buona comunicazione su Instagram? I would say I definitely have to be way more direct. Always start with a teaser just to convince people to finish the whole video. Okay. You have to very clearly indicate when you go from point to point, even more than on TV, I would say. And just remember that the attention span is way shorter than television as well. So you have to be very direct, you have to be entertaining, you have to communicate smoothly, and then hopefully you can get the views. Quindi bisogna essere, questo è importante perché è una sorta di prontuario per fare i buoni video su Instagram, diretti, mettere subito un teaser, una cosa che scatena l'interesse, spiegare chiaramente quando si passa da punto a punto, perché la wingspan of attention, la capacità di attenzione è molto corta. So your videos were long, how much? A minute and a half, minute? Quanto? Minute and a half, which is actually long sometimes for Okay, Instagram. un minuto e mezzo è già lungo, dice. Noi in television it's 2 minutes, the limit for the lasting, the time of a piece of news, but 1 minute and a half, un minuto e mezzo probabilmente è la cosa più adatta. Allora, vediamo se è riuscito a rimanere in un minuto e mezzo il nostro Boris Abramovic. If Boris Abramovic was able to compress in a minute and a half his piece of news about the city of Bologna. Yeah. È stato a Bologna, la città che a me ha avuto l'occasione di vedere con le sue colleghe ieri, e ci ha raccontato di un edificio, diciamo così, di edilizia sociale di tanti anni fa, ma anche del presente, il Treno. Vediamo. Hello, my name is Boris Abramovich, reporting for You Factor Next. Ciao, sono Boris per Factor Next. Dietro di me c'è il Treno, un edificio gigantesco alla periferia di Bologna. È stato costruito negli anni 60 per risolvere la crisi degli alloggi ed è lungo 600 metri. Diciamo che si fa notare. Treno represents the working class people. Il Treno rappresenta la working class, gli immigrati giunti negli anni 50 ed è considerato la spina dorsale fisica e metaforica del quartiere. È famoso per la sua galleria. Alcuni abitanti la ricordano come la prima area commerciale vera e propria della città, con botteghe artigiane, negozi e bar che davano vita al quartiere. Stores, markets and bars that made the neighborhood truly alive. Negli ultimi decenni però il Treno è in decadenza, molti negozi hanno chiuso, segnali di abbandono sono ancora visibili, ma qualcosa finalmente si muove. Nel 2021, attraverso la rigenerazione urbana, il Treno ha ritrovato l'efficienza energetica, il consumo di energia elettrica si è molto ridotto e così le emissioni di CO2. Ma soprattutto il progetto ha fornito i fondi per la manutenzione dei negozi abbandonati, ora destinati ad attività sociali e culturali. Maintenance of all vacant premises. This way, they are made ready for various social infrastructure and cultural activities. Dal 2021 il Treno è protetto dall'UNESCO come parte integrante dell'identità di Bologna. È un lavoro ancora in corso, ma i primi effetti si vedono. Speriamo che questo edificio torni ad essere bello e vibrante come era stato pensato all'inizio. The building will once again become a beautiful and vibrant place to live in, as it was designed to be. Perché vedete, ogni nostro corrispondente aveva, diciamo, un campo di applicazione in cui si riteneva specializzato o gli interessava di più. Ad esempio per Boris è la trasformazione dei quartieri, ci ha raccontato ad esempio della sua Zagabria, come cambiava in questo caso volto di volta in volta. A me ad esempio ci ha raccontato spesso delle opportunità nell'Unione Europea, e poi ci sono temi più grandi, the largest subjects that you more or less all talked about. One thing is the environment, una cosa fondamentale è l'ambiente, ed è un periodo molto delicato. Abbiamo detto questo pomeriggio dalle 16:30 saremo a Forlì. Our territory was hit by floods repeatedly. Ame is from the Netherlands, so she knows the problem about having the water very close. Dice, Ame giustamente viene dai Paesi Bassi, quindi sa cosa significa avere l'acqua così vicina. How concerned are you and your generation about the themes of the environment, and how important it is to make a good communication about it? Quanto è importante fare una buona comunicazione? Can I be completely honest? I think my generation is extremely depressed about the environmental state of the world, and I think many of us think we're going to have 20, 25 more years left, and then everyone is going to go into survival mode. Okay. So not great. And I don't think awareness here is the issue, it's more the action part of it, because especially my generation has been extremely vocal in spreading the news and bringing people to facts and even holding politicians responsible, but we're not really seeing the results. I know that the EU is doing great work compared to other international organizations, but I don't know if it's going to be enough.
Ok, dice la sua generazione è particolarmente depressa su questo argomento e crede di avere 20-25 anni prima di passare in survival mode, cioè modalità di sopravvivenza, modalità nella quale non si può più pensare al futuro ma bisogna cercare di sopravvivere nel presente. Dice non è tanto un problema di accorgersene, di consapevolezza, perché ormai lo sanno tutti, ma di azioni politiche che si possono fare. L'Unione Europea da questo punto di vista ha cercato di intervenire in modo drastico, ma naturalmente ha incontrato anche dei grandi problemi. Stavo mostrando ad me come il nostro territorio, l'Emilia Romagna, ha una sezione apposita, Allerta Meteo Emilia Romagna, per parlare della possibilità di eventi alluvionali o di frane e cose di questo genere. Ovviamente Massimo, tu fai parte del territorio, dell'altro versante del territorio in questo caso, ma non meno colpito, voi avete una ubicazione centrale a Piacenza, se non sbaglio. Piacenza, sì. E quanto è importante trattare questi temi da cittadino a questo punto, più ancora che da professionista. Assolutamente, tantissimo chiaramente, tant'è che molte volte Radio Coop viene utilizzata anche per una divulgazione, diciamo, per quanto riguarda la protezione civile, quindi quando ci sono problemi di questo tipo, in effetti noi entriamo in campo, come si suol dire, perché di fatto comunichiamo nei punti di vendita con la stessa logica, perché in effetti anche noi sviluppiamo un'attività comunicativa che è punto a punto, quindi ogni punto di vendita ha il proprio palinsesto, la propria caratteristica, chiaramente con le basi cooperative. He's telling us that in the shop points where they are broadcasted, nei negozi dove loro appunto vanno in onda, they give updates about the flood situations in emergency situations because they reach a lot of people. Raggiungono moltissime persone. Traduco anche per me che naturalmente parla tante lingue ma non l'italiano in questo caso. Allora, andiamo nei Paesi Bassi, in questo caso lo facciamo con Christoph Schwager che ha fatto una camminata sul fondo del mare, poi torniamo in studio. You may be wondering how I ended up knee-deep in water. Well, che ci faccio, vi chiederete, in acqua fino alle ginocchia? Ciao da Christoph per EUFactor Next. Oggi vi porto a passeggiare nel fango. In olandese Vadlopen. Il Vadlopen è una passeggiata avventurosa sul letto del mare durante la bassa marea, il mare dei Wadden, delimitato dalle isole Frisone. È stato nominato Patrimonio dell'Umanità nel 2009 e si estende su tutta la costa dei Paesi Bassi, della Germania e della Danimarca ed è dunque uno spazio pan-europeo. making it quite a pan-European space. It's home to unique wildlife. Fa da habitat a un'infinità di animali quali foche, uccelli e granchi e quando il mare si ritira il loro habitat vitale si rivela come per magia. Stiamo letteralmente camminando in fondo al mare. L'operazione può essere pericolosa e quindi è possibile solo assieme a una guida. È come entrare in un altro mondo. Il silenzio, il cielo aperto e la connessione con la natura rendono unica l'esperienza. That connection with nature create a unique experience. The European Union. L'Unione Europea gioca un ruolo cruciale nella conservazione del mare dei Wadden grazie alle sue politiche ambientaliste e relativi fondi, oltretutto pianificati a lungo termine nell'interesse delle future generazioni. Il mare dei Wadden fa parte della rete Natura 2000 che connette aree da preservare attraverso l'UE per preservarne le specie autoctone e gli habitat. L'Unione Europea si assicura che le attività umane qui attorno siano sicure e sostenibili. È un'esperienza unica, anziché camminare in alta montagna, vai sul fondo del mare. Continuiamo allora ad esplorare gli habitat dell'Unione Europea per prendere assieme coscienza di quanto sia importante proteggerli. Our continent is. Let's keep exploring and protecting our natural heritage together. Amela, hai fatto anche tu questa esperienza? You've been to the bottom of the sea too with like Christoph? Yeah, it was a fun experience. È stata un'esperienza divertente. Amazing experience. Honestly, I love the Wadden Sea. There's a lot of shrimp you can catch. So as kids, we would get these nets and try to like fish as many animals out of the sea as we could. Ok, quindi Great experience. andavano a pesca addirittura. Is it still allowed or now it's like protected heritage? È ancora permesso o hai commesso un reato gravissimo? As far as I know, it's still allowed. Ok. I'm not sure. Dovrebbe essere ancora permesso, speriamo naturalmente, altrimenti salutiamo gli amici della procura. Scherzi a parte. I was saying hello to the police in case it was forbidden. Oh, thank you. What is your next goal, your next mission, your next mission as a journalist? Cosa farai nei prossimi tempi? Good question. I think I want to take it on a more geopolitical route, also because I think we need more critical news reporting in this regard. Okay. And on some points, even the EU is too passive. Ok. So. Ok, quindi giornalismo geopolitico perché l'Europa è ancora troppo passiva su questi temi e c'è tanto da fare.
Chiudiamo dicendo che a Radio Coop abbiamo affidato anche l'accompagnamento musicale di questa edizione di Io-Factor. Yes. Abbiamo prodotto il sound logo, la sigla del progetto, grazie appunto al contributo sempre dei nostri musicisti, perché tra le altre cose siamo anche editori, quindi produciamo musica. In effetti dovevamo esprimere il progetto in un modo fresco e giovane, com'è. Esatto. E quindi... Sì, effettivamente la sigla ci ha dato la carica. Ce la darà ancora naturalmente anche nel nostro docufilm nei prossimi appuntamenti e nella prossima fascia con altri 2 ospiti. Adesso ci fermiamo per un attimo.